Benvenuti ad Anni di Piombo e Piombo Fuso, il podcast dove navighiamo nelle acque più torbide della storia italiana recente, quelle dove la tragedia si mescola a un'assurdità quasi grottesca. Oggi tocchiamo un nervo scoperto, una ferita ancora sanguinante, le Brigate Rosse e il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Preparatevi, perché qui c'è poco da ridere, ma molto su cui riflettere, anche sull'incredibile e tragico teatro che fu quell'Italia. Siamo negli anni 70, gli anni di piombo, un periodo che definire complicato è usare un eufemismo. L'Italia è una polveriera, tensioni sociali altissime, scontri di piazza, bombe che esplodono, la famosa strategia della tensione, paura diffusa in tutta Italia. E in questo calderone ribolle l'estremismo politico, sia nero che rosso. Tra questi ultimi emergono loro, le Brigate Rosse. All'inizio, forse, erano solo un gruppo di giovani arrabbiati, intrisi di ideologia marxista e leninista, un po' fai da te, convinti che l'Italia fosse sull'orlo della rivoluzione proletaria e che loro fossero l'avanguardia illuminata destinata a guidarla. Peccato che la maggior parte dei proletari fosse più interessata alla prossima partita della nazionale o a non pagare le bollette. Ma loro no, loro erano i puri, i duri, quelli che avrebbero fatto la rivoluzione, a colpi di ciclostile e ben presto di pistola. Iniziano con azioni dimostrative, poi le gambizzazioni, un modo gentile secondo loro di dare un piccolo avvertimento a giornalisti, magistrati, dirigenti d'azienda. Un'escalation di violenza presentata con comunicati deliranti, infarciti di linguaggio pseudo-militare e analisi sociopolitiche che sembravano scritte su un altro pianeta. E poi alzano il tiro, decidono di colpire il cuore dello Stato. E chi meglio di Aldo Moro per rappresentare questo Stato? Moro non era un politico qualsiasi, era un democristiano storico. Più volte presidente del Consiglio, ma soprattutto era l'uomo del dialogo, il paziente tessitore del compromesso storico, quel tentativo, forse disperato, forse lungimirante, di far collaborare i due grandi nemici della politica italiana, da una parte la Democrazia Cristiana e dall'altra parte il Partito Comunista. Ecco, questo ai brigatisti non andava proprio giù. Il compromesso, il dialogo. Roba da servi delle multinazionali, da contadini della politica. Loro volevano lo scontro frontale, la rivoluzione armata. E Moro, con la sua strategia inclusiva, diventava il simbolo di tutto ciò che odiavano e volevano quindi distruggere. Il piano era agghiacciante nella sua lucida follia: rapirlo, processarlo nel loro tribunale del popolo e usarlo come arma di ricatto contro quello Stato che volevano abbattere, distruggere. Un'azione che nelle loro menti distorte doveva essere l'inizio della fine del regime. 16 marzo 1978, Roma, via Mario Fani. Una mattinata come tante. L'auto di Moro si dirige verso il Parlamento, ma ad attenderla c'è un comando delle BR. L'attacco è fulmineo, militare, brutale. In pochi secondi le auto vengono bloccate, i mitra aprono fuoco, i 5 uomini della scorta vengono massacrati senza pietà. Cadono servendo lo Stato, spazzati via da una violenza cieca. Moro viene caricato su un'altra auto e scompare. L'Italia piomba nell'incubo. Le immagini di via Fani fanno il giro del mondo. Lo Stato, colpito al suo cuore, appare sotto shock, quasi paralizzato. E iniziano i 55 giorni più lunghi della storia repubblicana. 55 giorni di angoscia, di trattative segrete, vere o presunte, di comunicati delle BR che scandiscono il ritmo del dramma. Comunicati che oggi, riletti, suonano surreali. Proclami rivoluzionari, accuse farneticanti, richieste di scambio di prigionieri, foto di Moro emanciato sotto il simbolo della stella a 5 punte. L'Italia si divide. C'è il partito della fermezza, che rifiuta ogni trattativa con i terroristi per non legittimarli. C'è il partito della trattativa, che cerca disperatamente uno spiraglio per salvare la vita a Moro. E Moro stesso, dalla sua prigione del popolo, scrive lettere strazianti, appelli alla sua famiglia, ai colleghi di partito, fino anche al Papa.
Lettere che mostrano un uomo provato, ma lucido, che cerca disperatamente di far capire la situazione, a volte criticando l'immobilismo di quello Stato che aveva servito per una vita. Una tragedia nella tragedia. L'uomo del dialogo rapito da chi rifiutava il dialogo e forse abbandonato da chi non sapeva più come dialogare. E il caos, il dramma nazionale trasmesso quasi in diretta, con lo Stato che sembra incapace di trovare il suo presidente rapito. L'epilogo è noto ed è tragico. 9 maggio 1978. Una telefonata delle BR a un assistente di Moro indica dove trovare il corpo. In una Renault 4 rossa, parcheggiata in via Caetani a Roma. Una via scelta non a caso, simbolicamente a metà strada tra la sede della DC e quella della PC. Un ultimo macabro messaggio. La fine del compromesso storico. La fine della speranza per molti. L'inizio di una cicatrice che non si è mai veramente chiusa. Cosa resta di quella stagione? Resta il dolore per le vittime. Resta lo spettro di uno Stato apparso fragile. Resta il ricordo di un gruppo armato che in nome di un'utopia sanguinaria e scollegata dalla realtà ha prodotto solo morte, dolore e la distruzione delle stesse proprie vite. Una tragedia italiana, intrisa di fanatismo ideologico, di errori politici, di violenza spietata e di un'assurdità di fondo che ancora oggi lascia sgomenti. Le Brigate Rosse volevano cambiare il mondo, ma hanno solo lasciato una scia di sangue e il fantasma di Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault rossa. Grazie per aver ascoltato Anni di piombo e Piombo Fuso. Alla prossima, sperando in argomenti meno pesanti.